uscita dal pollaio, da quel pollaio dove l'ho trovata, senza ancora toccare l'asfalto, è fatta di strada. Lo sterzo, anche se è storto, è tutto ancora da regolare, non c'è più l'idroguida, ma va bene, va bene. Va bene. Ecco il differenziale che già mi si è presentato nella migliore delle maniere. Ho sentito la macchina, mi sono messo un po' lungo sul percorso mentre Davide prova. Lui non lo sa, però gliel'ho messa un po' più grassa di carburazione perché ovviamente il motore è nuovo, sapevo che oggi comunque pure che era una prova, purtroppo quando senti quel rombo maledetto ti prende e quindi gli ho fatto il giochetto, gli ho tolti i getti, quelli che vanno che devono andare, gliel'abbiamo ritardata un po' d'accensione, adesso lui gioca e noi stiamo tranquilli che non si scassa niente, perché il primo giro l'ha fatto con calma, il secondo pure, poi ha cominciato a prendere la mano e si è dimenticato che c'aveva il motore nuovo. Ovviamente adesso è tutto poggiato, anche la convergenza è fatta a occhio, tutto da regolare, ma si muove! Anche il cambio è buono, era una grande incognita, per fortuna il cambio va bene. Non solo è buono, è uno dei migliori cambi che ho mai provato su una 75 e questo è molto importante perché era un difetto della macchina. Su questa qui va bene, fortunatissimo. E il motore ha una bella coppia dal basso, che rumore. Come primissimi metri va più che bene, molto bene, molto bene. La macchina è bella, addirittura l'ho vista pure lungo il percorso come copia, gli ammortizzatori fanno un bel lavoro, non è rigidissima, è come la volevamo, la macchina c'ha molta coppia come era stato già la mia idea iniziale, insomma, perché conosco già il tipo di macchina, conosco la caduta di giri che c'è quel cambio, quindi essendo un cambio di serie ho cercato di distribuire la coppia in un regime di giri dove uno la guida normalmente, quindi adesso quando Davide arriva sicuramente dirà che la macchina è lineare, la macchina è molto docile sotto, però se la stuzzichi tira i giri e dà il calcio nel sedere come in gergo diciamo noi, quindi penso, io sono rimasto soddisfatto a sentirla come gira, quindi benissimo, è andata bene, è stato un po' un ottimo compromesso scegliere quel tipo di Albracam, il CPS ci ha fatto un bel lavoro, ha ascoltato diciamo il consiglio che avevo dato io di abbassare un po' il rapporto di compressione, quindi il pistone che abbiamo derivato dal motore, dal modello da competizione l'abbiamo un po' addolcito e è uscito fuori veramente un ottimo, per me è un ottimo lavoro, poi giustamente Davide che l'ha provata ci saprà dire molto di più. Forse il punto debole sono un po' i freni rispetto a tutto il resto, però il motore il motore è un bel motore. Ok, non esageriamo, primo shakedown fatto. Anche l'assetto non è durissimo ma è bello reattivo e bisogna ovviamente provarla con tutte le regolazioni fatte, c'è da fare ancora tanto ma la base è ottima, è tornata alla vita! Hai visto sto cambio come è bello vicino? No, questa cosa? Dobbiamo studiare una cosa bella perché comunque piglia i giri, in base al cambio sembra fatta apposta, ma sì. pure l'autobloccante si sente giusto, sì, non frena la macchina e si sente veramente una taratura perfetta. Bella. Niente, mo casomai ci ridiamo una ricontrollata alla carburazione, la facciamo ruotare un po' e poi tiriamo un po' il collo. Sì. Sembra iniezione, guarda. Dopo dicono che i carburatori non vanno bene. Vai, per me è perfetta, vai. Spegni, sta a posto. Questa è una storia che è iniziata ormai 5-6 anni fa. La prima volta che l'ho vista era in quel pollaio ed era il 2015, non era neanche ancora d'epoca.
quindi ho aspettato un anno tenendola nascosta e segreta per riuscire a prenderla, che era già trentennale, quindi si parla del 2016, lei è dell'86. Quando sono finalmente riuscito a tirarla via da lì con il Bobcat, non avrei mai creduto che sarebbe venuta fuori così. Ero partito con l'idea di fare una macchina restaurata con lo stesso grigio originale, con il suo motore più o meno originale, tenendola molto più tranquilla di come in realtà poi è uscita. Poi abbiamo visto che durante tutti questi anni sono entrate a far parte di questo progetto una marea di aziende importantissime che ci hanno sostenuto e la macchina è venuta fuori una cosa che non avevo la minima idea che sarebbe mai diventata. Oggi l'ho guidata per la prima volta, non si spiega facilmente che vuol dire rivederla nascere di nuovo e aggredire la strada in questo modo. Ha tanta coppia, è lineare, è pronta da subito, anche quando lasci il gas e lo ridai ti dà una bella botta di potenza. Chiaramente non è una macchina da 300 cavalli, ma tutti quelli che ha si sentono uno per uno e consideriamo che è una macchina che sta affrontando i suoi primi passi, quindi è in rodaggio, non si può chiederle più di tanto, le ho chiesto già troppo oggi. Già così si fa rispettare su strada e sarà una pessima cliente per tutte le macchine della sua epoca e di pari potenza. Si sente che è molto leggera, non c'è più l'idroguida, quindi la guida è diventata molto più maschia e per adesso, anche se stiamo girando senza liquido, lo sterzo è molto preciso e anche soddisfacente perché ci vuole un certo sforzo, ma mai più di quello che vorresti. Chiaramente l'assetto è ancora tutto da vedere, la convergenza è fatta a occhio, ce n'è tantissimo e Ezio mi dice che ce n'è tantissimo anche per quanto riguarda il motore. Quello che mi ha stupito di più è il cambio, sia Ezio che Bacci mi avevano detto che il cambio si presentava alla vista in piena forma, ma finché non lo provavo non potevo immaginare che veramente è forse il miglior cambio di 75 che ho mai provato e ne ho provate alcune. Veramente una bella sorpresa, i rapporti sono perfetti, il differenziale l'ho già potuto apprezzare un po' per quanto possibile in queste strade, promette un gran divertimento. Come è andata? Bene. Non ti spegnere adesso, non è il momento.